Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Le cosiddette fake news, che in realtà, come abbiamo visto più volte, bisognerebbe chiamare in maniera corretta bufale, che vuol dire fregatura, non sono tutte uguali. Per questo è meglio dire bufale piuttosto che fake news. Sì, perché non sempre siamo di fronte a delle notizie completamente false. Talvolta siamo di fronte invece a delle notizie che contengono alcuni elementi che sono sì veri, nel senso che sono verificati, e altri elementi invece che o non sono verificati oppure per i quali esiste una dimostrazione contraria, cioè è stato dimostrato attraverso una documentazione oggettiva che quell'affermazione è falsa ed è vera invece il suo contrario. Ecco, nel primo caso, cioè nel caso in cui la notizia, cioè l'articolo che presenta un fatto prima non noto, proprio questo si intende con notizia, nel caso in cui questa notizia contenga completamente delle cose inventate, è stata inventata apposta, è stata creata ad arte, magari anche per fare uno scherzo, quindi tutti gli elementi che contiene sono non veri e sono quindi falsi, bene, in questo caso è molto semplice riuscire a capire che ci si trova di fronte a una bufale oppure in questo caso proprio a una vera fake news perché è una notizia completamente falsa. Ma nell'altro caso invece, cioè in tutti quei casi in cui le notizie sono non completamente vere o se volete non completamente false, bene lì la situazione è molto complicata. Sì, perché quando ci si imbatte in una di queste notizie, in uno di questi articoli, si riconosce che alcune cose sono vere, ecco subito allora si è portati a credere in maniera inconscia, sì, che anche tutto il resto che si legge deve necessariamente quindi essere vero. Siamo infatti portati a riconoscere le cose che già sappiamo, quindi tutte quelle affermazioni che già rientrano nelle nostre conoscenze pregresse e sono quindi vere perché sappiamo essere vere, e le altre affermazioni invece che non rientrano nelle nostre conoscenze, per le quali quindi non siamo informati, siamo portati a ritenere che siano vere. Ebbene, è lì che si trova la trappola, perché se quelle affermazioni invece che riguardano cose che prima non conoscevamo sono in realtà non completamente vere o addirittura del tutto false, ecco che cadiamo nella trappola e quindi siamo portati a credere che tutto ciò che leggiamo all'interno di questo preciso articolo sia vero, mentre invece solo una parte di queste affermazioni sono vere, l'altra parte invece, ahimè, è falsa. E in più tutte le affermazioni quindi false contenute in questa notizia le incameriamo all'interno delle nostre credenze, quindi andando avanti poi con le altre notizie, con le altre informazioni in cui ci imbattiamo, ecco che se non corrispondono a ciò che crediamo vero, ma attenzione, all'interno di queste credenze sono contenute anche quelle affermazioni false contenute appunto in queste notizie, in queste bufale di cui stiamo parlando, ecco che capiamo quanto sia pericoloso tutto questo. E il caso di cui parliamo oggi, cioè l'articolo di questa settimana, trovate il link nella descrizione, rientra proprio nelle bufale in parte vere, in parte non vere. Il diffusore, in questo caso di fake news, è stato il giornale. Non si trattava di un articolo di opinione, di un editoriale, di un commento. Capiamoci bene, anche in questo caso sarebbe grave perché un conto è appunto riportare dei fatti, un altro conto è poi esprimere delle proprie opinioni su ciò che è accaduto, ma bisogna sempre tenere ben distinti i due piani all'interno del giornalismo e non bisogna mai confondere le proprie opinioni con delle informazioni che si danno, soprattutto se queste informazioni sono appunto non verificate. Ma nel caso di cui stiamo parlando, invece, siamo di fronte a una notizia vera e propria, perché l'articolo del giornale che trovate linkato proprio all'interno della nostra indagine di questa settimana è classificato nella sezione notizie del sito del giornale. Quindi si tratta di una vera e propria notizia, cioè un articolo che riporta delle informazioni riguardanti un fatto avvenuto. Ebbene, proprio questa notizia contiene in maniera confusa delle affermazioni sì verificate e delle altre affermazioni invece che verificate non sono. E questo articolo io l'ho chiamato articolo metodologico, sì, perché se da una parte prendi l'articolo del giornale e dall'altra invece prendi l'indagine di questa settimana, l'indagine della nostra rubrica, potrai vedere da un lato
tutte quelle affermazioni che non sono verificate all'interno del sito del giornale e che quindi vengono smentite nella nostra rubrica, appunto. E dall'altro lato invece vedrai anche quelle affermazioni che sono sì verificate. Stiamo parlando per esempio di alcune informazioni riguardanti l'Arabia Saudita, oppure di alcune informazioni riguardanti la Cina. Nel nostro articolo troverai solo la smentita di quelle affermazioni non corrette contenute nel sito del giornale, e invece nell'articolo originale del giornale troverai anche altre informazioni che, se non le trovi appunto nel nostro articolo, vuol dire che sono sì verificate. Un articolo metodologico appunto per questo motivo. Ed è bello che sia un articolo metodologico, proprio l'ultimo articolo della nostra rubrica, la rubrica dello scettico. Una rubrica che è iniziata la prima settimana di luglio e che termina appunto proprio oggi. Era stata inaugurata, battezzata dalla ricercatrice, pedagogista, docente universitaria Loredana La Vecchia, una rubrica tra l'altro dedicata al giornalista Giulietto Chiesa. E trovi l'intervista che abbiamo fatto insieme, io e Loredana, proprio in questa playlist, nella playlist live del mio canale, proprio il primo video di questa playlist. E si chiama come il libro che abbiamo presentato, L'acqua è blu ma non a scuola, con lo stesso titolo. Ebbene, quindi quello è stato il momento iniziale che ha dato il via a questa rubrica, arrivata fino a oggi. Stiamo parlando quindi di 5 mesi pieni, 5 mesi durante i quali ogni settimana abbiamo verificato le notizie date dai media mainstream. Ecco, dobbiamo dire anche qualcosa riguardante questa denominazione, media mainstream. Addirittura prima di questa, dell'epidemia primaverile di quest'anno, molti neppure sapevano che cosa volesse dire media mainstream, oppure, come si dice naturalmente in lingua inglese, mainstream media. E addirittura questa espressione veniva confusa con quella di mass media. A proposito, si dice proprio così, mass media, perché è un'espressione in lingua inglese, quando invece si parla di media, ecco, in questo caso invece bisogna pronunciarlo in quest'altra maniera perché è un termine latino. Ma in realtà l'espressione mass media esprime un concetto diverso, differente rispetto a quello di mainstream media. Nel caso infatti di mass media, stringendo all'osso e semplificando molto, ci riferiamo all'hardware, cioè mezzi di comunicazione di massa che possono essere il televisore, possono essere il computer o possono essere i cellulari. Ecco, questi sono i mezzi di comunicazione di massa, ma quando parliamo di media mainstream, come diremmo in italiano, stiamo parlando solamente di una parte di questi mass media, ovvero di una parte dei serbatoi di notizie, delle fonti di notizie che vengono appunto veicolati grazie a questi mass media. Ma in effetti all'interno dei mass media non troviamo solamente i mainstream media, è il flusso principale di notizie. Pensiamo alla televisione, per esempio. Abbiamo sì i 6 canali principali, 7 con la 7, che potremmo appunto classificare come mainstream media, ma andando avanti con i canali, quindi facendo zapping anche più avanti, troviamo anche degli altri canali che non è detto che siano mainstream, proprio perché non fanno parte delle fonti principali di notizie, quelli più utilizzati dalla maggior parte delle persone. Ecco, quindi quelli non sono mainstream media, ma si trovano all'interno dei mass media. Ecco, quindi in pochi secondi abbiamo visto qual è la differenza tra queste due espressioni. Quelli che non sono appunto mainstream media di solito sono indipendenti perché si autofinanziano o vengono pagati proprio dagli stessi spettatori, dagli stessi lettori. Ecco, il fatto che neppure si sappiano queste cose riguardanti la comunicazione è un segnale, un sintomo di quanta poca informazione ci sia riguardo questi ambiti, che è una cosa fondamentale, sapere chi ci dà una certa parte delle notizie, perché ce le dà, chi lo paga, eccetera. Ecco, anche facendo un piccolo sondaggio, basta vedere nelle nostre vite, basta guardarsi intorno, quante persone non siano informate di tutto questo e quindi non siano capaci in realtà di reagire in maniera corretta e con cognizione di causa all'interno del mondo. Ecco, sapere che da una parte esistono questi media mainstream, il flusso principale, sapere che dall'altra invece esistono anche degli altri mezzi di comunicazione su cui è possibile reperire delle notizie, ma bisogna sapere chi li paga, perché sono nati, eccetera. Ecco, è molto importante per agire all'interno del mondo, per agire al meglio all'interno delle nostre vite. 5 mesi, quindi, la nostra rubrica.
sembrerebbero pochi, ma se guardiamo anche ai mesi precedenti, che sono stati praticamente i mesi dell'epidemia primaverile avvenuta in Italia, ecco, e se vediamo anche tutte le stupidaggini che ci hanno raccontato in quei mesi, potete informarvi voi stessi quante fake news sono circolate proprio laddove non dovevano circolare. Ecco, ci rendiamo conto di una cosa: avrebbe avuto senso continuare con questa nostra rubrica, e tra poco vedremo a cosa sta portando questa rubrica dello scettico? Probabilmente no. Già per settimane e settimane appunto abbiamo smentito una notizia alla settimana, e voi potete continuare a vedere questi video all'interno della playlist live. Sono ore e ore di video che riguardano i temi più disparati, dal nuovo ceppo di coronavirus, quello popolarmente chiamato il Covid, al 5G, a Trump, all'11 settembre, eccetera, eccetera. E paradossalmente non siamo stati noi a scegliere le notizie, o meglio, in parte siete stati voi. Vi ringrazio per le moltissime segnalazioni. Avete potuto infatti, grazie ai mail day, contattare lo scettico, utilizzarlo come un servizio pubblico per verificare delle notizie nelle quali vi imbattevate quotidianamente. Ma in effetti sono stati proprio gli stessi appunto media mainstream a decidere su quali notizie poi dovevamo indagare, perché sono stati loro naturalmente a scegliere su quali notizie riportare delle informazioni corrette e su quali invece riportare delle informazioni che non avevano una verifica, oppure che l'avevano in maniera contraria. Quindi di fatto sono stati loro a fornirci ogni settimana gli argomenti di cui dovevamo occuparci. Però se appunto per mesi abbiamo fatto tutto questo, probabilmente non avrebbe avuto senso continuare a fare la stessa cosa. È arrivato adesso il momento invece di passare all'azione. Ecco, per settimane e settimane ci siamo resi conto del nostro assunto iniziale, ovvero che le notizie non verificate vengono diffuse anche in maniera preponderante dai quei media che non devono farlo, ed è questa la situazione più pericolosa e più grave. Ebbene, quindi c'è bisogno di passare all'azione. Date queste premesse che abbiamo quindi interiorizzato e di cui ormai siamo consapevoli, abbiamo verificato per mesi e per molte settimane, bene, allora dobbiamo passare all'azione. Quindi quali sono allora le azioni che devo fare per impedire che tutto questo avvenga, perlomeno all'interno della mia vita, delle persone che conosco, e quindi come è meglio che io agisca nel mondo in maniera responsabile, quindi in maniera consapevole, e quindi rendendomi autore di azioni il più giuste possibile. Ecco, tutto questo può avvenire solamente se è presente questa consapevolezza all'interno di noi. Dalla presentazione ufficiale quindi del libro L'acqua è blu ma non a scuola, fino a che cosa? Qualche mese fa vi avevo dato un'anticipazione. Era accaduto infatti che una casa editrice si era imbattuta nel sito ufficiale del mio libro e mi aveva chiesto di leggerlo per poterlo pubblicare. Quindi voleva rendersi autrice di questa pubblicazione, una casa editrice appunto che avrebbe venduto questo libro in Italia e non solo. Adesso lo vedremo. Intanto non posso dirvi naturalmente come si chiama ancora questa casa editrice, ma c'è stato un responso. Il manoscritto appunto è stato letto, è stato valutato, è stato vagliato e alla fine si è deciso di farlo. Quindi abbiamo firmato il contratto e questa casa editrice infatti pubblicherà la nuova edizione di questo mio libro, il primo libro, L'acqua è blu ma non a scuola, prossimamente. In questi mesi si sta procedendo con l'editing. Infatti si tratta di trasformare una tesi di laurea in un libro vero e proprio, e quindi nei prossimi mesi, quindi nel 2021, uscirà la nuova edizione del mio libro e sarà disponibile in tutte le librerie come tutti gli altri libri, già stampato e quindi pronto per essere acquistato. Finora infatti si poteva solamente ordinare online ed è possibile farlo ancora, oppure ordinarlo presso le librerie e tornare quindi una volta che il libro era arrivato. Naturalmente tutto questo ci riempie di gioia, anche perché questa casa editrice è una casa editrice indipendente, è una casa editrice conosciuta. Ringrazio qui Daria che mi scrive complimenti. Grazie, e grazie soprattutto a voi che mi avete sostenuto per tutti questi mesi in maniera diretta, in maniera indiretta, in maniera pubblica e in maniera privata. E quindi dicevamo, questa casa editrice è conosciuta, opera a livello nazionale e internazionale. E soprattutto una cosa, si occupa infatti di pubblicare libri di qualsiasi genere, ma con una
caratteristica ben specifica, cioè devono essere libri valutati dagli editor e da coloro che fanno parte di questa casa editrice come dei libri di alta qualità, e quindi sapere che il mio libro è stato valutato in questa maniera naturalmente mi riempie di molta gioia. Vi terrò aggiornati naturalmente su quando uscirà questo libro, ma per rimanere aggiornati e per poter vedere tutte le interviste che riguarderanno questo libro, perché naturalmente sono previste una promozione che girerà attorno a questo libro, a questa nuova edizione una volta che verrà pubblicata. Per vedere le interviste, le varie conferenze, i vari incontri, eccetera, bisogna fare una cosa. Dovete andare infatti sull'altro mio canale YouTube, non questo canale, ma il canale istituzionale. Come fare? È molto semplice, basta andare sulla home di questo canale YouTube oppure nella sezione canali e lì troverete scritto canale istituzionale. Si chiama come questo, Ivan Fiorillo. Iscrivetevi anche su quel canale perché tutti i materiali riguardanti questo libro verranno caricati proprio là e il primo video sarà caricato riguardante l'acqua blu ma non a scuola proprio tra qualche settimana, quindi iscrivetevi adesso. È un canale quello riguardante appunto interviste, incontri, delle presentazioni, lezioni che ho tenuto all'università durante la mia avventura universitaria di questi anni, inchieste, insomma un canale dedicato in maniera apposita appunto a tutto ciò che ruota attorno al mio lavoro, alla mia professionalità, quindi iscrivetevi su quel canale, lì saranno caricati tutti i video riguardanti questo libro. E c'è anche un'altra cosa da dire, infatti è in preparazione un altro mio testo, vi do un'anticipazione, riguarda il mondo della divulgazione, ma non vi posso dire altro perché questo testo lo vedrete più avanti rispetto alla pubblicazione della nuova edizione, quindi ci sarà tempo comunque per parlarne, ancora è troppo presto. L'appuntamento invece è per leggere la nuova edizione dell'Acque Blu, ma si può ancora acquistare come abbiamo già detto e quindi lo potete acquistare anche per fare i regali di Natale. Basta che cercate su internet l'acqua blu ma non a scuola e trovate il sito ufficiale che è il primo risultato di ricerca e lì tra l'altro costa meno rispetto a tutti gli altri siti dove è disponibile, quindi già da ora potete fare tutti gli ordini che volete. Quindi abbiamo parlato di come è nata questa rubrica, abbiamo parlato di dove ci sta portando questa nostra avventura, ma vorrei anche che sia chiara una cosa. A cosa sono serviti anche tutti questi mesi di debunking delle notizie mainstream? Tra l'altro stiamo parlando sì di canali televisivi, stiamo parlando sì di giornali e di siti internet accreditati, ma stiamo parlando anche, se vi ricordate, di siti che dicono di smontare alcune bufale. E questo è particolarmente curioso, dei siti che hanno appunto hanno questa, come dire, sono famosi per essere alla ricerca di bufale che vengono date da qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione, proprio lì delle volte troviamo delle notizie appunto non verificate, quindi massima attenzione anche a quei siti. Ma piuttosto che concentrarci sulla piccola e sulla precisa notizia di ogni settimana che siamo andati a verificare, deve essere chiaro invece un'altra cosa. Soprattutto importante questa rubrica perché mette a nudo proprio le tecniche utilizzate dai media per diffondere delle cose non vere. Ogni settimana ne abbiamo viste di diverse, ma è capitato anche che alcune tecniche ben specifiche sono state riutilizzate più spesso dai media anche riguardo argomenti differenti. Abbiamo anche notato come sia fondamentale il concetto di competenza. Alcuni giornalisti sono diventati improvvisamente esperti di scienza in questo periodo con i risultati che abbiamo visto, alcuni astrologhi addirittura sono diventati esperti di geopolitica, ma per questo voglio raccontare anche una storiella, un'esperienza personale, ecco, che mi riguarda appunto dal punto di vista personale. Voi sapete che io mi occupo anche di comunicazione museale, non diciamo di quale museo perché non vogliamo fare pubblicità. Fino a questo momento appunto mi sono occupato della comunicazione esterna di questo museo, ma da questo momento in poi c'è stato un cambiamento. Infatti la direzione regionale di questa regione, che non diciamo qual è perché non serve ai fini del nostro ragionamento, ha deciso di centralizzare la comunicazione piuttosto che affidarla ai singoli musei. Questo appunto per evitare che ciascuna istituzione comunicasse in maniera differente rispetto alle altre colleghe, e quindi tutto si è centralizzato appunto a livello regionale. Qual è però il problema? E chi si occupa di comunicazione in questo caso?
i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli digitali, che ci permettono di rimanere in contatto e che permettono un'istituzione di rimanere in contatto con il proprio pubblico, hanno un proprio linguaggio, hanno una propria grammatica. E quindi se anche si è degli archeologi, se anche si è degli storici dell'arte, eccetera, e le competenze che si hanno in questa materia non implicano necessariamente anche delle competenze nell'ambito comunicativo. Se anche sono bravissimo a studiare l'archeologia, sono un esperto della materia, non è detto che io sia anche bravo a saper comunicare tutte queste cose di cui sono un grande esperto, addirittura un grande luminare. Anche perché chi c'è nel pubblico non sono, come si penserebbe, delle persone ignoranti oppure ignoranti semplicemente in materia, ma ci possono essere anche per esempio dei premi Nobel, cioè sono semplicemente delle persone che vengono raggiunte dalla comunicazione che voglio fare in quel momento. E se non si hanno delle competenze specifiche di comunicazione, è chiaro che chiaramente il messaggio può non arrivare a buon fine. O il messaggio raggiunge solo una parte del pubblico potenzialmente raggiungibile dalla mia comunicazione, o addirittura la maggior parte di quelle persone non le raggiungo o ne raggiungo un numero molto minore. Ma quelle persone che raggiungo, le raggiungo e basta, oppure vengono colpite in maniera positiva da quello che gli offro, quindi leggono quello che gli sto mostrando, fruiscono di quello che gli sto mostrando, come per esempio un video o un audio. Ecco, i numeri parlano chiaro, ahimè. E quindi cerchiamo di capire anche questo. Un conto è la competenza in un ambito, questo non implica necessariamente la competenza anche in un altro ambito. Ma c'è anche un'altra cosa, perché quando appunto in questi mesi noi del museo abbiamo cercato di comunicare al meglio dei pezzi della nostra collezione a un pubblico il più ampio possibile, ecco che saltava sempre quello che diceva: ah, ma secondo me le cose non stanno così. Da un lato il nostro post conteneva le informazioni, le interpretazioni date dagli archeologi che avevano studiato tutto questo, e dall'altro invece c'era quello che si svegliava la mattina, il tuttologo di turno, e che diceva: no, secondo me qui gli archeologi hanno sbagliato, si tratta di eccetera eccetera. Ecco, questo naturalmente non vuol dire che non bisogna ascoltare tutti, ma un conto è avere la consapevolezza che sono stati fatti degli studi prima di arrivare a delle certe conclusioni, e un conto invece è addirittura avere l'arroganza di dire che quello che è stato scritto non è vero, e che senza aver studiato, tra l'altro, io sono capace di fornire un'interpretazione diversa semplicemente perché quell'immagine mi riporta alla mente certe cose piuttosto che altre. E vi devo dare anche una notizia che riguarda proprio la prossima settimana. Infatti io mi gestisco anche una pagina in supporto a un brand di Focus, adesso ne parliamo. Ecco, ringrazio per le belle parole Fabi, grazie mille veramente. Dicevo, gestisco una pagina di supporto a questo brand di Focus, che consiste in un programma televisivo e in una rivista cartacea, e la prossima settimana succede qualcosa. Ci sarà infatti il festival più importante in Italia della scienza e della divulgazione scientifica, quindi non posso non invitarvi a partecipare. La partecipazione è gratuita, stiamo parlando naturalmente del Focus Live, e quest'anno è un evento chiaramente online. Inizierà giovedì, quindi tra qualche giorno, e si concluderà domenica. Tante ore, decine di ore di live in maniera quasi ininterrotta, che ci metteranno in contatto con le personalità più importanti del momento, riguardanti la scienza e riguardanti il mondo accademico e il mondo anche che viviamo tutti i giorni in generale. Ecco, partecipare non implica necessariamente l'essere d'accordo con tutte le cose che verranno dette da tutti gli invitati. Anche gli esperti, infatti, possono esprimere delle loro opinioni basate sui dati, naturalmente, ma chiaramente possono anche essere delle loro opinioni, e quindi questo non vuol dire essere d'accordo su tutte le opinioni che verranno espresse, ma vuol dire rimanere aggiornato su ciò che ci dice al momento la comunità scientifica e sulle interpretazioni che riguardano ciò che accade nel mondo e dove sta andando il mondo, con uno sguardo quindi rivolto verso il futuro. Quindi l'appuntamento è per giovedì con il Focus Live. Naturalmente invito, sarò io stesso a partecipare per i motivi che vi ho detto. Anche questo canale rimarrà attivo naturalmente, le sorprese non saranno poche nelle prossime settimane. Diciamolo ancora
un'altra volta insieme. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. Ci rivedremo chissà come, chissà dove e chissà quando. Comprate l'acqua è blu, ma non a scuola, e non possiamo dire quindi che a presto, da Ivan Fiorillo.